Welcome back to Anna Dialogue. Do you remember these two babies? I did an entire video on them. And today, in this video, we are going to go in depth to physically visit Hemiolia, where these incredible master tapes are born, are produced, are curated, are loved, because so much is going on. And a lot of people don't even imagine the amount of work, of quality work that is behind them. It is something that is taking place in Italy. I'm mainly Italian, as you know. It's something that I am proud of, so I wanted to present it on the channel in depth. So actually, this is gonna be a two-part video. The first video, this one, is gonna focus on a tour inside Hemiolia. We're gonna visit all the different parts of the facility where these master tapes are born. Incredible titles await and are about to be published. Plus a lot of incredible surprises. But most of these, we're gonna discover them in the second part video, where we are going to interview the mastermind behind Hemiolia, which is Claudio Valeri. But let's jump in today's video. Are you ready? Let's go now. Just one little technical note. The video is mainly in Italian, so you're gonna have to activate subtitles. Here you can see an example how it's very easy. You just have to click the gear that you find below here in the YouTube player and select the subtitles. Actually, you can even select different languages. Clearly, I refined the English one, okay? Very easy, and that way you can follow everything that Claudio is saying. Let's jump in. Hi guys! Today, as I told you in the intro, we are in Perugia, in Umbria, nearby my place where I live in Tuscany, actually, just a couple of hours. Because we are here to see Hemiolia, as you know. So let's start immediately from the external part with Claudio. Afterwards, we're gonna meet Claudio a little bit better. We're gonna understand what he does, more about this place. Let's just take a brief tour of this place. So let's start. And here we are, here's Claudio, waiting for us in this strange place. Where are we, Claudio? Dove siamo, Claudio? Siamo in via Curtatone Montanara 23 a Perugia, in un posto strano. Strano. Vediamo cosa c'è qui dentro. Ma anche un po' magico. Assolutamente. Benvenuti. Grazie, permesso. And everything changes inside here. Tutto cambia qui dentro. Il magico mondo di Claudio, di Hemiolia. Di Hemiolia. Qui abbiamo il nostro direttore tecnico e il nostro consulente per l'area fumo. Non male, non male. Facciamo un primo tour. Perfetto. Guidaci te. Vi guido per seguendo un percorso, quello naturale, poi Okay. Le varie aree le vedremo e cerco di spiegarvele volta per volta. Benissimo. Partiamo da qui. C'è una città qui sotto, praticamente. Questa qui è una prima area di lavoro. In quest'area qui lavoriamo dei componenti del packaging principale destinato praticamente alla collezione reference. Nello specifico qui andiamo a lavorare gli intermezzi che stanno all'interno del packaging, dove accoppiamo un legno di betulla con due cartoncini in pasta nera, in questo modo, per creare un sandwich nel quale poi viene applicato quello che è il centratore di legno in noce massello al centro. Bellissimo.
così, e per fare questo assemblaggio utilizziamo i due cartoncini, utilizziamo la lamina interna, tramite questa calandra applichiamo il biadesivo, quindi viene applicato il biadesivo in questo modo sul cartone. Una volta che l'adesivo è stato applicato, andiamo a lavorarlo manualmente, rifinirlo tagliando praticamente i bordi. E una volta che il lavoro è completato, viene pressato lì, rimane in pressa per circa un'ora e mezza, di modo che l'adesivo aderisce perfettamente. Qui abbiamo invece una macchina molto importante e anche rara. Questa è una macchina, si chiama Reclamation System, è prodotta da Second Base, un'azienda inglese. È una macchina che fu commissionata dalla BBC per il controllo dei nastri vergini. Ah. Questa macchina che cosa fa? Intanto vediamo com'è composta. A vederla sembrano 2 a 80 praticamente, anche se questo è leggermente ridotto, però questo è il corpo di una 80. È come se fosse stato sezionato un altro pezzo di A80 e sono state unite. C'è un'elettronica molto sofisticata, ma anche ad altissimo livello dal punto di vista elettronico, tecnico, e come vedrete la cosa strana che potrete notare è che c'è anche una parte pneumatica. Perché questo? Perché questa macchina assolve a diverse funzioni. La funzione primaria, che è quella che noi utilizziamo, è quella praticamente di effettuare una verifica sui nastri vergini. Quindi carichiamo il nastro vergine. E già questa cosa mi sembra incredibile. Già sì, un punto di qualità notevole è nella una vostra cosa molto importante perché produzione. soprattutto in relazione anche a tanti problemini che esistono sui nastri vergini apparentemente non noti, ma per chi lavora professionalmente e chi ha la necessità di avere la certezza assoluta che un nastro, soprattutto utilizzato in alcune fasi molto critiche come quella della realizzazione di un production tape, cioè quindi stiamo lavorando praticamente su un prodotto che una volta preparato deve logicamente darci la massima garanzia di qualità da questo punto di vista, perché se ci fossero dei drop, se ci fossero dei difetti, quei difetti ce li porteremmo naturalmente dietro anche sulle copie. Quindi che cosa facciamo? Dove la utilizziamo e per che cosa la utilizziamo? La utilizziamo per tutti i nastri destinati al lavoro di mastering, remastering. In quel caso per tutti, uno ad uno. E poi lo utilizziamo anche per testare invece i nastri destinati, è una prima fase di test, perché poi sono dei test molto più approfonditi, ma ne parliamo dopo. Lo utilizziamo per un primo scansionamento. Per batch di 20 prendiamo 4 nastri su 20, quindi 1 a 5, e lo testiamo per renderci conto se su quel batch tutto gira regolarmente. Perché? Perché abbiamo comunque notato con l'esperienza che i problemi sono quasi sempre riconducibili all'intero batch, cioè è difficile trovare un nastro che è buono e trovarne poi 19 che al contrario sono cattivi, o viceversa. Quindi normalmente fate un campionamento, facciamo un campionamento casuale, non è che prendiamo i primi 4, ne prendiamo 4 casualmente all'interno dello scatolo e verifichiamo praticamente la consistenza. La macchina che cosa analizza? Analizza ad altissima velocità, perché come potete vedere a velocità 45-90, full track. Questo basta vederlo, è separata però, vedete, in 3 sezioni. Perché? Perché praticamente quelle 3 sezioni sono le 3 sezioni di analisi del nastro della macchina. La macchina quindi analizza la parte bassa, la parte mediana e la parte alta. Che cosa fa? È in grado automaticamente di rilevare i drop presenti nel nastro, ovviamente se ci sono, leggerne l'intensità. Questa è la cosa più bella, non è che li rileva e ci dice c'è un drop, ci dice anche qual è l'intensità del drop espressa in dB. Quindi possiamo avere un drop da 0,1 dB, che è una cosa, possiamo avere un drop da 1 dB e 2, che è tutt'altra cosa.
tanto che noi abbiamo già un limite proprio sul nostro manuale di qualità e sulle nostre procedure. Se il drop o qualsiasi elemento di calibrazione, poi ne parleremo quando parleremo di calibrazione degli apparati, è comunque al di sopra della tolleranza di 0,2 dB, per noi è un nastro già da scartare, quindi non lo utilizziamo. Viene scartato completamente. La macchina sarebbe in grado di fare anche una cosa eccezionale, detta così sembra semplice, ma poi nella realtà non è scontata. Caricando un terzo nastro, che era stato preventivamente già controllato, la macchina, giunta al termine dell'analisi, può ricevere un comando con il quale è possibile fargli praticamente ricompattare, riparare il nastro sostituendo i pezzi automaticamente. Cioè lei che cosa fa? Gli dico ripara, parte il processo, quindi taglia e cuce, taglia il pezzo praticamente che contiene il drop e ci cuce un pezzo di nastro nuovo praticamente ecco perché sulla stessa sezione, e ecco perché la parte pneumatica è qui che interviene la parte pneumatica. Ma in automatico? Sì, in automatico. Fantastico. Funzione che non abbiamo mai utilizzato e mai utilizzeremo, perché ovviamente i nostri nastri devono essere integri dall'inizio alla fine, quindi questa era probabilmente una delle funzioni che aveva richiesto la BBC e che era stata logicamente poi sicuramente oggetto di sviluppo del progetto. Poi c'è una terza possibilità per la macchina, che è quella, cambiando ovviamente tutto il path di scorrimento, di utilizzare tramite questi nastri che vedete qui, utilizzare la macchina per la pulizia di vecchi nastri. E questa sarebbe la terza funzione che riesce ad espletare questa macchina. Noi però ecco, la usiamo solo ovviamente per un controllo. Ottimo. Questa è la prima stanza, ok. Visto che siamo qui, proseguiamo con una logica. Questo è il magazzino che riguarda la parte vinili e super audio CD, non nastri. Di quella nastri ne parliamo dopo, perché entriamo praticamente in un reparto diverso in cui c'è una stanza con controllo climatico, controlliamo temperatura e umidità. Possiamo umidificare o deumidificare a seconda delle necessità. Questa è invece una stanza in cui facciamo una delle primissime lavorazioni, che è quella di preparazione delle flange. È un'area sporca, ecco perché è completamente separata. La vedete insonorizzata perché usiamo una fresa pneumatica che fa molto rumore e quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo logicamente cercare di lavorare qui dentro in tranquillità. Allora, noi partiamo praticamente da una flangia che viene fatta qui in Italia da un produttore locale che si trova qui vicino a Perugia, che taglia al laser la flangia d'alluminio. Qual è il problema del taglio laser? È che la parte d'ingresso del laser, quella superiore, rimane perfettamente pulita. Il taglio laterale rimane pulito, ma lo scarico, dove il laser scarica sotto, lascia una ribava. Puoi testarla qui, Guido, no, difficile vederla, ma la senti. Quindi che cosa facciamo? Flangia per flangia, praticamente mettiamo la flangia qui, in questo piccolo hardware che ci siamo creati, mettiamo chiaramente un paio di guanti perché se no triboliamo, possiamo tagliarci. Per quanto vi sembrerà strano, usiamo delle semplici lame da cutter di misura maggiorata e facciamo questo lavoro, che è un lavoro affidato più alla sensibilità di chi lo fa alla mano proprio. Appoggiamo il cutter qui ruotando, guardate, vedete subito e puoi filmare facilmente, viene rifinita. Poi andiamo ad effettuare lo stondamento finale, la riverifichiamo a mano, ok, per sentire se è qui, se è a posto, se è tutta regolare, viene controllata e passa
su questo secondo utensile. Qui dobbiamo praticamente fare la stessa cosa ma internamente, è più difficoltoso. Perché? Perché qui entrare con una lama è impossibile e quindi qui andiamo ad utilizzare una microfresa. Questa microfresa ci applichiamo per non rigarla. Uno prende in mano questi nastri e non immagina quanto lavoro c'è dietro a ogni singolo pezzo, frammento, Sì, parte, a volte i passaggi necessari. Sembra tutto semplice perché è chiaro, c'è un'alternativa, acquistare delle certo. flange belle pronte in Cina e siamo a posto, cioè nessuno ce lo vieterebbe, ma non rientra molto nei nostri principi. Quindi applichiamo questo dischetto che abbiamo preventivamente tagliato per darci uno scivolamento e non rigare. A questo punto però devo far questo perché Mi allontano. no, non schizza niente, però ecco, più che altro sarà il rumore che ti darà fastidio. Ecco qua. La flangia adesso è realmente completa. E questa è una fase per noi molto importante. La flangia adesso è pronta per essere spedita in galvanica. La galvanica viene fatta da un'azienda marchigiana e è quella alla quale abbiamo richiesto il nostro colore arancio, che è un colore un po' particolare ma anche molto difficile da galvanizzare. Ok, riprendiamo, Sì. Andiamo di là. Questa è la nostra sala riunioni, sala meeting. Questa è una vecchia passione legata anche a tradizione familiare. E qui anche la postazione di lavoro di Andrea e Marco, che rispettivamente sono nascosti c'è lì qualcuno dietro. dietro? Sì, sono nascosti. Manca Andrea forse? Vedo il muro delle glorie. Ah, e anche di Penny, Ciao! Eccola. È una città questa, ragazzi. Marco è al lavoro con la grafica, lui è il responsabile Ciao, Marco. di tutti gli elaborati grafici, di tutta la grafica di Emiolia Ah, e quindi anche di tutta quella che è la grafica relativa alla comunicazione. Andrea invece è responsabile, che adesso non so dov'è, ma da qualche parte lo ritroviamo, di tutta la parte web. perfetto. È il webmaster, è amministratore, sviluppatore, manutentore del sito. Ottimo. Questa la sala è una sala polivalente che usiamo a parte per, diciamo, come base per loro di lavoro, ma anche e soprattutto per quelli che sono i meeting aziendali, riunioni con i rivenditori, accoglienza fornitori-clienti e qualche volta anche per operazioni diverse, piacevoli, tipo organizzare dei corsi. Ne abbiamo fatti già alcuni, ad esempio abbiamo fatto la storia del jazz in 11 serate, la storia del rock in 11 serate, lì c'è ancora Bellissima qualcosa idea. che rimane da lì, destinata a musicofili, audiofili, appassionati e a chi comunque voglia partecipare. Grandissimo, bravi. Anche didattica, quindi. Sì, chiaramente con sempre dei relatori adeguati e all'altezza. Non ho dubbi. Questo, niente, è il mio ufficio, questo qua. Qui potete riscontrare anche una delle mie passioni, che è il collezionismo di grammofoni e oggetti comunque connessi 78 giri. alla musica. Edison, Grafofono. bellissimo. Nagra e addirittura. Sì. Ok, proseguiamo. Vedete, il nastro ci segue. Penny ci Lungo il segue. muro.
Ecco, sta arrivando Andrea che si era nascosto. Buongiorno Andrea. Buongiorno, Responsabile internet mi dicevano. agli ordini. Qui entriamo nella listening room. Ah. Non facciamo vedere il codice magari. No, il Là. codice utente Più che in registrato banca, entro è un solo codice di riconoscimento. Ah, ok. Riconosce l'utente ma poi riconosce questa. Ah, infatti ho visto, fantastico. E qui La Penny ci segue costantemente. che ambiente d'ascolto, ragazzi, mamma mia, veramente unico. Posso trasferirmi qua? Sì, sì, assolutamente. Hai docce, hai tutto a disposizione. Poi scoprirai anche qualche localino che forse può piacerti di là, che diciamo che è accessorio all'attività. Dopo magari lo filmiamo. Volentieri. Che addirittura sta bellissima console. Allen Heath, accidenti. Sì, questo è un Allen Heath che di Allen Heath c'è rimasto praticamente il case e poco di più perché è stato completamente reingegnerizzato e abbiamo praticamente inserito all'interno tutti operazionali discreti e trasformatori. È stato completamente ricablato, è stato un lungo lavoro. Giradischi mono, giradischi stereo. E questo qui è un altro stereo che adesso è in manutenzione, stiamo cambiando testina e motore perché si è rotto il motore. Vedo un C37 dietro. Sì, c'è un Così, buttato in un C37, angolo. è a riposo, ma perfettamente funzionante. Che bellezza. Mi spiace che è male esposto, sarebbe bello Chi vederlo guarda questo illuminato, canale ma, penso lo conosca. Bene. Purtroppo lo spazio è quello che è. Questa C'è roba ovunque. è uno di altissima qualità. dei nostri MTR15, è la macchina per noi più importante perché è la macchina con cui anche masterizziamo, Lo so. è la macchina con cui duplichiamo perché le duplicazioni ora sono tutte eseguite non più, adesso lo vedremo, nella vecchia duplication room, ma vengono eseguite direttamente presso lo studio a Ravenna 1 a 1, quindi non usiamo più la batteria di registratori che vedrai adesso nell'altra stanza. Qui è la nostra area bar. Di decompressione. Qui vedevo che ho fatto un piccolo pre-tour con Claudio prima, avevo notato questo dedicato proprio da Sony Rollins a Claudio stesso. Poi dopo ci racconterai un po' le tue esperienze. Sì. Tascam. Qui attento al gradino, mi raccomando, perché è bello alto. Qui entriamo in quella che per anni è stata la sala duplicazione Miolia. Qui al momento ne vedi qualcuno in meno, ma la batteria completa è da 12 Telefunken, sono 12 Telefunken M15A. Ne avevamo, ma ne abbiamo ancora, avevamo perché non la stiamo utilizzando, anche unità spare, quindi questo perché? Perché in base al programma di manutenzione ruotavamo continuamente le macchine. Poiché abbiamo dei programmi di manutenzione, avevamo dei programmi di manutenzione su questa catena qui molto stringenti, con una programmazione di operazioni semestrale, mensile e settimanale e giornaliera. Le macchine venivano praticamente sostituite con delle macchine spare già revisionate e cambiavamo praticamente posizione da qui alla sala, al laboratorio tecnico che poi scoprirai di là, costantemente. Infatti il totale dei Telefunken che avevamo mi sembra che era di 24 in casa, però 12 resi operativi. La catena come funzionava? Funzionava con un player Questo è il gioiello. che è un bel gioiello, sì, sinceramente, che era stato modificato, delay. sì, è stato modificato con l'aggiunta praticamente del Rexing On, che è un tasto che normalmente non c'è.
Sostanzialmente, dopo aver fatto praticamente tutti i preset di calibrazione, aver testato gli allineamenti, ricontrollato tutto, perché la macchina veniva ricontrollata addirittura non giornalmente, ma veniva ricontrollata tra batch di produzione e batch di produzione. Grandi. Armando questo tasto praticamente la macchina era pronta a dare il via ai registratori che venivano armati. Era possibile armare ogni registratore con un tasto di armo. Nel momento in cui la macchina, il Rec Sync On è attivo e il play viene dato, le macchine partono in registrazione. Fantastico. Poi c'è una matrice audio programmabile, questa qua. La matrice audio viene programmata per l'ascolto, l'operatore che effettua l'operazione siede qui, programma il numero di registratori che sta utilizzando, programma il time che desidera, 2 secondi, 3 secondi per ogni macchina, la matrice comincia a fare il suo lavoro, rulla e stando qui seduto praticamente ascolta le macchine in sequenza, ha sempre la visualizzazione di qual è la macchina ovviamente che sta ascoltando, e se ci fosse un problema può interrompere la registrazione. Ecco, ma spieghiamo bene, ora non lo state utilizzando? Non lo per stiamo duplicare. utilizzando Ok. da molti anni. Dal 2017 è inutilizzato, è rimasto qui attivo, mantenuto, lo stiamo mantenendo Non si sa perché mai. non si sa mai, potrebbe comunque in futuro diciamo anche essere utilizzato per produzioni di natura diversa o per terzi, o non, diciamo, al momento non è, ecco, però era giusto mantenerla perché è comunque una sala importante. Ok, le stanze che ti avevo promesso, se vieni qui, se ti trasferisci. Fitness room. È una città, ve lo dicevo, c'è tutto. Quando abbiamo fatto un piccolo tour l'ho chiamato questo posto praticamente a prova di bomba atomica, c'è tutto. Diciamo che quello è poco fitness ma è molto divertente. Assolutamente, mi immagino. E qui abbiamo invece la nostra relax room, Esagerati, fantastico, sauna e doccia. fantastico, Claudio. Quindi se ti trasferisci qui puoi, che ne dici? Puoi Ci trovarti sto, bene? assolutamente sì. Prego. Grazie. Questo è il nostro laboratorio multifunzione, qui vengono eseguite diverse fasi di lavoro. Questa in particolare che stiamo osservando è la postazione laser. Qui andiamo praticamente ad effettuare le incisioni dei titoli e le personalizzazioni di tutte le flange. Questa prima però di arrivare, anzi no, lo facciamo prima normalmente, questa fase precede questa qui. Una volta che la flange è pronta passa alla fase di bulinatura. Perché? Perché partiamo, per essere chiari, da una flangia planare, completamente planare. Dobbiamo arrivare Vero, ad perfetta. una flangia bulinata Ah, come questa qui per poter inserire poi la testa delle viti. sì. Quindi, per essere chiari, utilizziamo questa macchina che è stata creata, customizzata, cioè l'abbiamo proprio, la macchina no, ma tutto questo blocco è stato creato Fantastico. e funziona So in che modo dico fantastico tante molto, volte, ma molto lo è, semplice. ragazzi. Questo è il procedimento. Appoggiamo qui, andiamo a centrare. È una macchina pneumatica. Lo facciamo per sicurezza sempre in rotazione 3 volte, di modo che abbiamo la certezza che sia perfettamente planare. Eccolo qua, adesso viene controllato, sì, e poi lo passiamo al comparatore. Se, ecco, come in questo caso c'è un piccolo difetto di planarità, vedi che per quanto minimo è possibile vederlo, però lo vedi. Sì. Passiamo praticamente la flangia in pressa. Questa è una pressa customizzata a caldo, lavoriamo tra i 38 e i 40 gradi. Andiamo ad applicare (2000 kg di pressione. Viene lasciata qui per circa 20 secondi.
dopodiché viene ricontrollata e validata finché non la portiamo praticamente alla planarità piena. Anche qui devo dire che un altro dei problemi che abbiamo incontrato con i nastri negli ultimi anni, nell'ultima produzione, sembra stupido ma non lo è perché diventa poi un problema, sono i noccioli interni, i noccioli in plastica, perché sono state delle partite con dei noccioli pessimi. Adesso la situazione è un pochetto migliorata ma ancora non perfetta, perché ogni tanto capita qualche nocciolo che non è perfettamente planare e quella non planarità comporta di conseguenza che quando noi andiamo a serrare la flangia tende a imbarcarsi e quindi a non essere precisa. Tanto che praticamente adesso stiamo pensando praticamente anche di andare a realizzare dei noccioli di qualità proprio per sostituirli, ma stiamo anche lavorando su una flangia però di alta precisione, ad alto spessore, con il nocciolo interno in alluminio fresato in CNC. Poi ti faccio vedere il campione che già è pronto. Ecco, questa viene rilasciata, eccola qua, senti la temperatura, ok? Viene ricontrollata, ma nella maggior parte delle volte già questa pressione ce l'ha stabilizzata. Poi procedendo, cerco di procedere rapidamente perché se no siamo troppo lunghi. Stampante UV, questa è la stampante che utilizziamo per la stampa, ne vedi una lì, per la stampa diretta sulla scatola del packaging standard. Grande. Questo è plotter taglio e stampe taglio, quindi queste sono prove, come vedi i colori abbiamo sostituito una testina, sono state fatte delle prove ma è pronta, eccoli, ci siamo. La usiamo praticamente per creare etichette, adesivi vari, tutto quello che serve per la produzione. Parte invece adesso tecnica, quella più importante, perché ovviamente lavorando con i registratori e avendone tanti, uno degli elementi cardine al quale teniamo come elemento veramente fondamentale è la manutenzione e la calibrazione. Quindi, come vedi, adesso sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 macchine in lavorazione. Quelle sono le macchine che usiamo con lo studio mobile da esterno, sono tutti Digitech F500. Come lavoriamo? Qui è il lato smontaggio meccanico su questa parte qui del laboratorio. Qui abbiamo la parte invece saldatura, dissaldatura, saldatura, dove usiamo anche normalmente un microscopio elettronico che adesso non c'è, che l'ho prestato ad un amico fondamentalmente, quindi me lo riporterà. Seconda stazione però con microscopio analogico, perché a volte si lavora meglio con questo piuttosto che col microscopio elettronico. Vedi? Non solo nell'audio ma anche... No, anche sì, soprattutto in operazioni su quello che è vintage molto vecchio, quando tocchi schede molto particolari, avere una visione analogica è decisamente molto più comodo se sei sotto saldatura o se devi intervenire. Soprattutto sulla ricostruzione delle piste qualche volta io preferisco comunque il vecchio microscopio analogico. Qui invece calibrazione. Calibrazione, quindi abbiamo tutto. Questo è lo studio a Ravenna, sì, questa è la sala main dello studio di Ravenna. Per quanto riguarda le calibrazioni siamo affidati ad Audio Precision, quindi non sbagliamo. Questo comunque è di supporto il Tektronix sicuramente, frequenzimetri, generatore di funzioni, tutto quello che serve sostanzialmente per poi andare ad effettuare le calibrazioni. E qui non abbiamo completato. Abbiamo una stanza che è molto importante, che è questa qui. Cerco di aprirla per un brevissimo lasso di tempo perché questa è la stanza che controlliamo climaticamente, quindi controlliamo temperatura e umidità, deumidifichiamo o umidifichiamo a seconda della necessità e manteniamo normalmente una temperatura stabile al massimo, praticamente, che non supera comunque i 25 gradi. Bravissimo, mamma mia. Questa è la stanza dove teniamo i nastri vergini, dove teniamo i nastri registrati, storati, praticamente destinati poi, una volta che vengono prodotti, o partono subito, immediatamente, ma se dovessero non partire subito vengono storati all'interno di questa stanza. Perfetto.
tanto per dargli un occhio, ecco, è una stanza normalissima, non c'è niente di particolare, scatole, è quello che sia, con i nastri internamente. Rimane un'ultima stanza che però è importante, e dopo abbiamo finito. Lì c'è una curiosità, se vuoi, magari qualche cavofilo è contento. Quella è una stazione di rodaggio sia per cavi intestati XLR che RCA. Questo va ripreso via. Sì. Molti commenteranno negativamente, ma Sì, ma molti no invece. so che qualcuno apprezzerà e qualcuno criticherà. Sì, Comunque sì. di fatto male non fa, quindi perché è non un fa? elemento che facciamo. Questo, generiamo uno sweep, ti dico anche quello che facciamo, generiamo uno sweep che è 20-30.000 praticamente, che andiamo a ripetere per normalmente un ciclo normalmente gli diamo 24 ore ai cavi, comunque li attestiamo. Può essere utile, non può essere utile, ognuno dica la sua, comunque lo facciamo. Qui invece questa è la parte importante, perché? Perché qui finalizziamo il prodotto praticamente per la partenza. Qui viene chiuso il packaging. Non abbiamo parlato dei packaging, forse dopo proprio un attimo, per i due packaging fondamentali che vengono fatti, perché l'abbiamo anche modificato ed arricchito ultimamente, creando una custodia esterna, ma soprattutto ho piacere anche di farti vedere i packaging speciali, quelli in legno, che sono costruiti artigianalmente, tutti a mano. È un attimo proprio. Qui fondamentalmente prepariamo, questi sono stati preparati, ecco, da poco sono quasi pronti per tutto il mondo. Sì. Qui tra l'altro vengono chiuse le flange, è qui che andiamo praticamente a chiudere due flange e assemblare il nastro. E un piccolo particolare, anche questo stupido ma non tanto stupido: queste vitine qui che vedi non sono cinesi, ma sono realizzate al tornio, una ad una, in Italia. Stai scherzando? No, vengono tornite praticamente in Italia, vengono poi galvanizzate e sono in ottone. Le abbiamo realizzate. Questa è già in la ottone. cifra, secondo me, di quello che state creando. Già da solo questo piccolo dettaglio qua. È un piccolo dettaglio, una cretinata, ma l'unione dei dettagli poi fa la sostanza. È importante farlo. È chiaro che con quello che spendiamo per 3 viti compreremmo probabilmente 1 chilo di viti, ma non importa, fa parte della nostra filosofia aziendale. Poi qualcuno magari credo che potrebbe anche denunciarci, ma no. Questo B77 High Speed ha una funzione molto particolare. Viene utilizzato per il centraggio preciso delle flange. Adesso non ne ho una completa, vediamo se ne trovo una, per fortuna. A che cosa serve? Serve perché praticamente, sedendomi qui, utilizzo, ecco, questa per esempio è una flangia che va corretta perché non sta ruotando bene, la superiore, vedi? Riesci a vedere? Sì. Eccolo. E quindi da qui andiamo praticamente a ricalibrare, muovendoci, andiamo a verificare se il problema deriva dal centraggio oppure deriva proprio da un problema di flangia. Finché la flangia non è perfettamente calibrata, resta qui, viene provata. Se c'è bisogno di nuovo di schiacciarla in pressa, la smontiamo, la riportiamo in pressa e la riportiamo qua. Qui sembra un lavoro banale, ma non lo è. Perché? Perché comunque impegna per lungo tempo. No, ma è una cosa fantastica, perché penso che chiunque manipoli il nastro sa che queste flange quando si muovono, poi quando avvolgi il nastro tocca, dà noia. Esatto. È una cosa è chiaro insopportabile. Che realizzando delle flange così artigianalmente un minimo certo, resta comunque, però deve essere quel minimo che chiaramente non disturba né la rotazione né l'allineamento né la vista, perché poi è anche brutto vederlo, no? Tanto più il nastro, se chiaramente andasse a toccare, per carità, quello nemmeno se ne parla, però anche fosse minimale il problema va eliminato. Quindi ecco, ti dicevo, qualcuno ci picchierà perché
usiamo un B77 high speed, vabbè, ce n'avete tra l'altro, talmente tanti. per fare questo. Niente, quando il prodotto viene completato, viene termorilegato con questa macchina qui. Cosa molto importante, questo è veramente, credo, una fase banale, stupida, perché chiaramente parliamo di software, di un software che abbiamo però realizzato specificatamente, ma di ogni nastro abbiamo la traccia completa, dalla genesi fino praticamente al prodotto, alla consegna finale al cliente. Bene. Ci sono anch'io lì dentro. Sì, sì, assolutamente. Assolutamente, guarda, adesso dovremmo fare una ricerca per noi, ma ci sei sicuramente. Comunque, al di là di questo, ecco, qui che cosa andiamo a registrare? Se noi prendiamo questo, abbiamo praticamente la data, il seriale, i numeri originali dei nastri vergini che sono utilizzati, in che data è stato duplicato, chi ha duplicato, qual è il player che è stato usato, qual è il recorder che è stato usato, equalizzazione, packaging, rilievi dal check se c'è qualcosa che va segnalato, numerazioni se sono numerati, quindi di qualsiasi nastro in qualsiasi momento possiamo praticamente rintracciare la genesi completa e arrivare praticamente ad avere le informazioni che servono se ci fosse un difetto. Soprattutto questo ci serve perché se ci fosse un difetto su nastro che si manifesta, parlo di nastro inteso come problema proprio fisico del nastro, che si manifestasse, per dire, a un anno di distanza da quando è stato prodotto, tramite qui riusciamo a dialogare con il produttore, sapere con precisione, loro hanno le decodifiche per i loro codici, sapere quando è stato prodotto, sapere se quel lotto ha presentato altri problemi, che tipo di problema potrebbe aver presentato e così via. Questa anche in virtù di una garanzia. Perché altra cosa importante che vorrei dire è che realmente i nostri prodotti cerchiamo di coprirli sempre con un'estensione massima della garanzia. Per quanto riguarda il prodotto, ovviamente ha i suoi diritti di garanzia standard internazionali, ma noi abbiamo fatto comunque un qualcosa in più. Abbiamo deciso di creare una garanzia che è un'estensione praticamente a vita, che funziona così. Se un qualsiasi cliente utilizza moltissimo un nastro, lo ascolta talmente tante volte che alla fine lo usura, o se gli si danneggia il packaging, o se ha un problema. Poco tempo fa un cliente è cascato in terra praticamente il nastro, ha distrutto le flange, 2 flange e il nastro completamente. Quindi che cosa facciamo? In quel caso ci facciamo rispedire il nastro, verifichiamo l'autenticità ovviamente e rimborsiamo praticamente, cioè effettuiamo il completo lavoro di restauraggio, quindi anche di sostituzione del nastro, anche di rimessa diciamo in perfezione del packaging stesso, e il tutto viene fatto ad un costo che è esclusivamente di rimborso spese, viene calcolato di volta in volta rispetto al danno che ci si presenta, però è un servizio che forniamo praticamente per far sì che chi acquista un prodotto di così alto valore e prestigio sia sempre garantito, cioè sa che se succede qualcosa è comunque coperto con una spesa corretta, non deve ricomprare il nastro per intero. Notevole. Altra attenzione al cliente, insomma. Sì, cerchiamo da sempre di avere massima attenzione verso il cliente, per noi è un dogma. Originariamente il prodotto era nato così. Mi ricordo, Così. sei stato molto gentile a spedirmi le scatole Esatto. quando Poi l'avevi creata. abbiamo creato praticamente questa qui. Questa è completamente realizzata a mano, cartoncino in pasta nera ad altissimo spessore, pesa tantissimo. Carta Fedrigoni, penso che tu conosca Fedrigoni, è forse la miglior cartiera che abbiamo in Italia, famosa in tutto il mondo, stampata a caldo. Questo qui abbiamo inserito un layer in più adesso, che è questo di protezione, che prima non c'era. Li hai su quelli tuoi? Se no poi te li do. Non mi ricordo, può darsi di no. Quindi praticamente il prodotto completo è costituito dal certificato di origine,
poi ne parliamo di questo perché è molto importante. Flyer e certificato tecnico con le due label originali dei nastri utilizzati, 2 o 1 a seconda che sia mono o bititolo. Poi è così, qui abbiamo, ecco, questo è praticamente il centratore in legno, primo e secondo nastro. Questo è il packaging che abbiamo utilizzato fino ad oggi, standard, che ancora continuiamo ad utilizzare per tutti i nastri. Poi abbiamo creato invece per alcuni mercati che ce lo richiedevano un packaging particolare, che è questo qui. Questo qua è completamente realizzato a mano. Wow. È un prodotto così fatto. Abbiamo un primo cassetto estraibile per la documentazione, un secondo sportello che andiamo ad estrarre, che è questo qui, dove c'è insertato questo è in acciaio inox, però abbiamo avuto anche richieste per finiture diverse, personalizzate, fino all'oro massiccio. Questa è la finitura interna, questi fungono da elemento estetico ma anche da protezione, per far sì che comunque il nastro, l'alluminio non tocchi sul legno e lo rovini. Infatti, come vedi, questo è utilizzato ma è rimasto perfettamente integro. E questo è per il monobobina. Qui abbiamo praticamente la possibilità di inserire quello che lo facciamo spesso, andiamo ad inserire le targhette che possiamo anche personalizzare. Qui normalmente le personalizziamo con il nome del cliente. Accidenti. E qui trovi invece il titolo di testa, questa è solo una finitura, che è questa. Questa è per il monobobina. Poi abbiamo fatto invece adesso la stessa versione per la doppia bobina, che ovviamente assume misure abbastanza importanti. Questo perché? Perché avremo un cassetto per una bobina, abbiamo un'altra bobina qui e qui abbiamo un inserto centrale non estraibile dove stanno i documenti dentro. E questo, ti dicevo, è il campione, è il primo campione della bobina ad alta precisione che stiamo realizzando. Nocciole, mi dicevi? Il nocciolo, questo qui è tutto fatta CNC in alluminio. La flangia assume praticamente uno spessore diverso perché passa da 12 decimi a 15 decimi di spessore. E non abbiamo più una bulinatura, ma abbiamo semplicemente una svasatura che viene fatta CNC, dove va praticamente a creare l'alloggiamento per le 6 viti di tenuta. Fantastico. Sì, è molto più bella, ma è anche una flangia che ci avrà dei costi ovviamente diversi. Qui siamo potuti permettere anche di ampliare un pochettino la finestra, che è più comoda, perché avendo uno spessore maggiore potevamo praticamente sostenere anche l'apertura di una finestra un pochetto più ampia. Direi che con questo è tutto. Fantastico, grazie davvero Claudio per questo tour. Grazie a te. Okay guys, so this was the end of the tour. Remember that we are going to release the full interview in a few days, and you're going to discover all the aspects related to Hemiolia. And not only, I mean, there's a lot of info even for you guys who are just interested in master tape copies production, but also vinyl and super audio CDs. See you in the next video. Bye! Hey there! If you are enjoying my content, please consider to subscribe. It's free, and it will help the channel tremendously. Also, don't forget to explore my prior videos. There's something for everyone. Welcome to the audiophile community.